Benvenuti nel primo video della serie Come lo faccio io. Ho deciso di dare questo titolo perché non credo che esista un modo solo di fare le cose, soprattutto quando si tratta di arte e pittura. Per cui oggi vorrei raccontarvi la realizzazione di un quadro dall'inizio alla fine con il sistema con cui io sto lavorando in questo momento, ovvero colore acrilico su una tavola di legno. Ho realizzato questa registrazione per mostrare il mio metodo di lavoro. In realtà purtroppo manca la registrazione del momento in cui disegno le linee di costruzione perché se non cliccate rimozione sicura dell'hardware, ahimè è vero, perdete i file ed è esattamente quello che è successo a me con quella particolare registrazione. Senza perdere altro tempo, i dettagli li vediamo in corso d'opera, facciamo partire il video. E 3, 2, 1, ciak! La parte in assoluto più noiosa è preparare il colore. Quando si lavora con l'acrilico bisogna prepararsi il colore prima, non lo si può fare sulla tavoletta nel momento in cui ci serve perché l'acrilico asciuga, il tempo che tu hai fatto il colore è già asciutto. Io cosa faccio? Mi preparo sempre i colori in questo simpaticissimo aggeggio, che non so come si chiami. È importante prepararsi tutte le tonalità, dalla più scura alla più chiara. In questo caso io ho usato il nero e il rosa. È una coppiata che mi piace tantissimo, però in realtà sull'opera io non userò né nero né rosa, ma il loro mix. Quindi una scala di grigi che va dal quasi nero al quasi rosa. Dopodiché lo provo sul foglio per essere sicura di aver realizzato le tonalità che mi servono, dalla più scura alla più chiara. Passiamo al quadro in sé. Come vedete appunto qua io ho già buttato giù le linee di costruzione e ho già, tra virgolette, marcato le zone un po' più illuminate da quelle più in ombra. Quando si dipinge, al contrario di quando si usa la matita, si ragiona per volumi. Questa è la più grande difficoltà che ho trovato quando sono passata dalla matita, carboncino o penna al colore. Questa è una grande differenza che ho trovato io, poi magari è opinabile, però si ragiona per volumi. A volte a me il disegno che faccio di partenza piace, poi quando vado a dare il vero volume e la vera sfericità alle forme, mi accorgo che c'è qualcosa che non mi torna e che quindi il disegno non era perfetto, c'era qualcosa che non andava. In ogni caso non si smette mai di imparare, quindi non è che un giorno raggiungi l'obiettivo e da lì in poi è tutto in discesa. La seconda fase sostanzialmente si tratta di, con la scala dei colori che abbiamo fatto, andare a definire i volumi utilizzando la sfumatura d'ombra corretta e adeguata, per cercare di capire in maniera più precisa dove colpisce la luce, quali sono le zone in ombra, quali sono le zone invece scure dove la luce decisamente non arriva. Dopo lo vedremo, sono per esempio le narici. In questa prima fase non mi preoccupo troppo della sfumatura, non mi preoccupo di far sfumare bene i colori. Questa è ancora una fase, chiamiamola un po' di costruzione, in cui vado a definire le zone d'ombra e di luce in maniera ancora vagamente geometrica, ok? Qui vediamo, ho sulla tavolozza quasi tutte, manca appunto la più scura, quasi tutte le tonalità di colore che mi ero fatta, manca la più scura in assoluto perché quella la userò solo ed esclusivamente per le zone dove la luce non arriva e praticamente sarà solo qualche zona dei capelli e le narici, per esempio. Tutte le altre zone del corpo vengono comunque bagnate da un po' di luce e quindi la tonalità più scura si usa molto poco. Continuiamo. Come vedete sulla fronte, per esempio, parlando di linee di costruzione, non gli ho disegnato il contorno perché non aveva senso. Nel momento in cui si va a dare il volume, sarà il volume stesso a dirti qual è la curvatura della fronte, sulla base della modalità in cui la luce va a scivolare dalla parte più illuminata a quella più in ombra. È molto importante questa fase perché poi è da qui che si andrà a lavorare sul dettaglio. Quindi per quanto può sembrare molto approssimativa, forse anche veloce come fase, in realtà è molto delicata perché più attenzione prestate in questo primo momento, più facile poi verrà tutto il resto.
Infatti, se avete pazienza di seguirmi e venire con me in questo magnifico viaggio, vedrete che poi ho fatto un errore madornale e in qualche modo ho dovuto correggerlo. È stata una brutta giornata quella, lo ammetto. Qui vediamo per esempio che avevo sbagliato lì, sullo zigomo, destro, sarebbe sinistro, insomma io penso alla figura che sto dipingendo, quello è il suo zigomo destro, quindi chiamiamolo zigomo destro. Avevo tolto diciamo una parte di osso oggettivamente, una parte di osso. Qui sempre mi ripeto, la sfumatura non è importantissima, infatti vedete che rimangono le chiazze, soprattutto sulla fronte, ma l'importante è crearsi l'idea. L'importante è creare un'immagine che l'occhio può riconoscere come reale. Qui vado a evidenziare un po' il punto luce sotto l'occhio e qui vado invece a definire la bocca, che è, se la fate giusta al primo colpo è meglio. Così, un consiglio spassionato, perle di saggezza. Molto bene, dopo aver dato un accenno di sfumature a tutto il volto, si comincia a lavorare più sul dettaglio. Questo penso che dipenda proprio da una questione personale, da cosa si parta. Io mi rendo conto che parto spesso dalla zona T degli occhi e lavoro sugli occhi e poi quasi contemporaneamente sul naso, perché ci sono delle linee di costruzione che aiutano molto a centrare gli occhi e a metterli in relazione alla forma del naso. Vabbè, se è un argomento interessante, magari un giorno ne parliamo. In ogni caso, poi l'ho sbagliato, quindi sapere la teoria non vuol dire essere bravi nella pratica. La pratica, come dice la parola stessa, vuole pratica. Molto bene, qui sto andando a definire appunto anche l'altro occhio, cercando di renderlo più luminoso, l'occhio sinistro rispetto all'occhio destro, perché è dove arriva la luce, e poi comincio a, come dicevo prima, a lavorare di più sulle sfumature, perché adesso entriamo sul disegno definitivo, se non vengono fatti errori. Quando si lavora con l'acrilico è un colore molto bello, politically correct, molto bello, punto, basta, non dico altro. No, l'acrilico è un bellissimo colore con cui dipingere. La sua caratteristica, ecco, chiamiamola caratteristica e non problema, è che asciuga subito. La sfumatura riesce facile quando sulla tavola o sulla tela c'è la quantità di colore sufficiente per creare la sfumatura. Quando il colore si è asciugato, per riprendere la sfumatura, come vedete qua, io questo dipinto non l'ho realizzato in un'ora, ok? L'ho realizzato in diverse ore, in diversi giorni. Ma come facevo a, tra virgolette, azzeccare la sfumatura esatta il giorno dopo? Qui tornano utili i colori che ci siamo preparati all'inizio. Io guardando il quadro so quale zona corrisponde al colore che ho creato e quale invece è il risultato della sfumatura realizzata sulla tavola. Quindi quando voi sbagliate una sfumatura, poi dovete andare a riaggiungere colore fresco per rifarla. L'acrilico non aiuta quando si lavora con le aree piccole, perché è un colore molto materico e non si riesce sempre a stenderlo come si vorrebbe. Qui può venire in aiuto un po' di acqua, allungare il colore con un po' d'acqua, ma io l'acqua non l'ho mai trovata una buona risposta a nessuno dei problemi che ho avuto con l'acrilico, a meno che il colore non stesse andando ormai sulla via dell'asciugatura, ma l'acqua no. Molto bene. Qui adesso velocemente vediamo la bocca. Anche la bocca non è difficile da realizzare, ma è molto difficile da contestualizzarla all'interno del viso. Non so, forse non si capisce molto bene detto così. Siccome la bocca ha una curvatura rispetto al resto del volto molto importante, la luce va a colpire lì in maniera decisamente diversa dal resto del volto e quindi ti crea delle ombre e delle luci molto forti. Le zone più difficili in assoluto da fare sono gli angoli della bocca e la zona del labbro inferiore appena sotto l'angolo della bocca. Quelli sono i due punti dove la piega, la curva della bocca è meno forte e quindi la luce colpirà in una maniera più armonica. Una cosa molto difficile se dipingerete bocche aperte sono i denti. I denti non si devono dipingere, i denti vanno fatti intuire. Prima di definire le labbra
date una mano di colore un po' più chiaro perché i denti sono bianchi e quindi sono chiari e dopodiché con delle sfumature scure create la loro distinzione fra un dente e l'altro. Come vi dicevo avevo sbagliato, non è un problema, chi fa sbaglia. Io quando sbaglio con la carta vetrata rimuovo colore perché altrimenti colore su colore su colore è una bella tecnica, si può usare, ma se è omogeneo su tutta l'opera o se è tua intenzione farlo, altrimenti quando si fa un errore si vuole correggere aggiungendo colore, bisogna prima rimuovere quello sotto e quindi alla fine era uscita sta patacca e poi sopra l'ho coperta con colore fresco, ovviamente non una mano, più di una mano, oh, capita. E vado a continuare a definire. Una volta sistemato il viso, sistemato quasi, vado a fare il collo. Questo perché in realtà il collo me lo son tenuto da fare dopo, non l'ho portato avanti insieme al viso, ma lo realizzo di solito dopo perché mi fa un po' da antistress. Quando si ricominciano a dare quelle pennellate di costruzione, diciamo, di luce ed ombra, dopo essere stato lì a fare le miniature sul volto, ti dà un po' di sollievo. L'importante è non farlo troppo tardi perché comunque il collo ti dà la percezione della figura intera che stai dipingendo. Questo è ciò che mi caratterizza. Non sono ritrattista io, non faccio ritratti, non nel significato classico del termine. Infatti il mio secondo nome è I am not a portrait, io non sono un ritratto. Mi piace inserire nelle figure che dipingo una sorta di richiamo a quello che è il mondo interiore, come se il mondo interiore fuoriuscisse dal tuo dentro e andasse a modificare il tuo aspetto. Ho realizzato appunto questa faccia che si perde, come se il colore se ne stesse andando dal volto. Cosa vuol dire? Penso che ognuno potrà dare la sua interpretazione. In ogni caso, anche sulle mie pagine social potete trovare il quadro con una piccola riflessione. Quindi il mio pensiero è sempre dichiarato, non c'è niente di nascosto. In ultimo, cosa più interessante di tutte, io faccio la pupilla perché altrimenti mi sembra che mi guardi. Finché sto lavorando ho questa persona che mi sta guardando, mi dà un fastidio. Come si vernicia? Prima di tutto si pulisce il quadro con un pennello asciutto e pulito, in modo tale da non verniciare sopra qualche briciola di qualsiasi cosa. E poi si parte con la vernice. Io do una vernice opaca, non mi piace il lucido, mi fa un po' l'effetto plastica che non mi piace e quindi io sono per l'opaco, che è un po' più difficile da dare, devo ammettere, perché anche questo tende ad asciugare e se si va a manipolare col pennello una parte dove la vernice opaca si sta asciugando, crea tutte delle bricioline che poi vanno a rovinarti il quadro. Come lo so? Mi è successo! È stato un brutto giorno anche quello. Molto bene, in sintesi, ecco qua l'opera compiuta. Come dicevo all'inizio, io uso gli acrilici, mi trovo benissimo con quelli della Liquitex, sarebbe strano non trovarsi bene con questa marca, e i pennelli invece sono sintetici della Da Vinci. Io mi trovo molto bene con i piatti, mentre quelli a punta tonda li uso solo per i dettagli più piccolini. Vi lascio in descrizione l'elenco dei materiali usati, che non sono molti, però può sempre essere di ispirazione, chi lo sa. Spero che questo video vi sia piaciuto, se non vi è piaciuto non fatemelo sapere. Se vi è piaciuto attivate la campanella e iscrivetevi. Forse prima dovete iscrivervi, poi attivare la campanella, non lo so, fate un po' come vi pare. Io comunque sarò qui, con o senza di voi. Con voi sarebbe più carino. Ci vediamo al prossimo video, che sto già preparando, ed è stato un piacere. Spero di aver attivato la telecamera, altrimenti anche questa sarà una bruttissima giornata.